Ciao ragazze, buongiorno a tutti. Oggi andrò ad utilizzare la seconda fustella che mi ha spedito la ditta Globleland. Questo è il codice. Questo è il contenuto della fustella. È una fustella a forma di ventaglio. Nella copertina ci sono altri disegni, però si trovano nel sito, non sono nella fustella. Poi nel sito poi troverete il disegno dell'orecchino di questa fustella. Ora andrò a vedere quale materiale potrei utilizzare, ancora non ho idea. Ci vediamo più tardi. Sto utilizzando la gomma Eva in Lurex. Io ho ritagliato un pezzo di gomma Eva, ho preso la misura della fustella. Quindi per non sprecare stoffa l'ho ritagliato in questo modo. Adesso vado a farvi vedere come utilizzarle. Quindi prendo la fustella e io ho fatto la prova e all'inizio avevo messo la fustella in questa maniera, però ho visto che tutto il lurex va a finire dentro le fessure della fustella e non tagliava molto bene. E ho provato a tagliarla in questo modo, a metterla la parte superiore verso di me, senza lurex. Per evitare che la gomma Eva si spostasse, ho messo un poco di nastro di carta, così io ho fissato il tutto. Adesso metto la fustella a testa in giù, sposto la lastra di plastica Io nel frattempo ho decorato qualche orecchino. Questo è il primo. Ho messo uno strass di circa 7 mm. Sono questi qua. Sono piani. Li avevo presi l'anno scorso dai cinesini. Poi ho incollato altri strass più piccoli, questi dorati, di 7 mm. E questi più piccoli ancora, che saranno un 4 mm. Poi ho fatto un pochino con questa pinzatrice che ha una punta molto stretta. Attaccato pure, li ho attaccati insieme con un anellino di 7 mm. Poi ho messo pure nel cecchetto uno strass dorato di 7 mm, sempre attaccato con la colla a caldo, e nel retro l'ho attaccato il perno con la colla a caldo. Poi il secondo ho fatto questo. Mi è venuto attaccato un poco storto il primo, comunque infatti la rosellina non si trova proprio al centro. Vabbè, li userò per me, tanto ho i capelli lunghi e si nascondono. E qua pure ho attaccato sempre
con la colla a caldo ne ho messo pochissima. Gli stressini piccolini sono questi, proprio i più piccoli che possono esistere. Ho messo le roselline, queste sono le roselline, sempre comprate tutto dai cinesini. Questi sono gli strassi piccoli che ho attaccato, non li ho misurati, non so se c'è scritto, ma saranno circa 3 mm, massimo 4. Comunque, questi qua. Pure in questo dischetto ho attaccato un altro rosellino, ho fatto i pochini, ecco, e l'ho inserito con l'anellino, e qua pure l'ho attaccato. Qua non ho attaccato nulla, è rimasto così, che da questa parte la gomma eva è liscia, invece qua il lurex. Poi un terzo orecchino l'ho decorato in questo modo, con gli strassi di circa 5 mm blu, sono questi. Qua sembra al centro ho messo uno strass di 7 mm, ma credo che sia 10 mm questo bianco. Poi ho voluto farlo diverso, invece di mettere l'anellino nel dischetto, con la colla a caldo e li ho toccati. Ho messo un po' nella punta, qua ho inserito la monachella argentata. Che ve ne pare? Dal vivo sono molto più belli. Poi come quarto e ultimo paio ho fatto questi. Ho ritagliato, che ora vi farò vedere nel video, ho ritagliato un po' di stoffa. Questa è una stoffa a retina che avevo comprato circa 4 anni fa, prima che scoppiasse la pandemia del coronavirus. L'avevo comprato in un centro commerciale, era un periodo natalizio e infatti l'avevo comprato in diversi colori, l'ho trovato dorato, rosso. Come l'ho vista mi è piaciuta, non sapevo ancora come utilizzarla e finalmente è arrivato il momento. Prendere la stoffa in rete, metterla con il tessuto doppio, poi prendere la gomma eva già fustellata, appoggiarla sulla stoffa e ritagliarla. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo tagliare la rete più piccola dell'orecchino.
l'orecchino, il secondo orecchino è pronto. Come ultima cosa vi ricordo il codice coupon che l'azienda Globelante ci ha riservato. È uno sconto di $5 su un ordine minimo di $40. Io ringrazio la ditta Globelante per avermi dato questa opportunità di collaborazione e ringrazio anche voi per avermi seguito. Vi ricordo che nell'info box metterò nuovamente i link dell'azienda, del sito dell'azienda e i link delle fustelle che ho utilizzato sia oggi che nel video precedente. Ciao ciao, ci vediamo al prossimo video.